Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questa copertina per neonato realizzata tempo fa da me per appunto un bambino e che vi presento visto che qualcuna di voi mi ha chiesto di far vedere qualche coperta per bambino. Iniziamo da questa, poi ve ne farò vedere delle altre. Allora, questa ha la particolarità di essere lavorata con il punto bolle che vedete qua e poi successivamente si lavora appunto tutto il bordo e si attacca successivamente alla coperta. Adesso andiamo ad analizzare come cioè vediamo insieme appunto come si realizza. Allora, vi faccio vedere una serie di foto con appunto queste coperte che io ho realizzato, ma che sinceramente ho trovato in internet, mi è piaciuta e l'avevo riprodotta. Quindi vi faccio vedere come si realizza in vari colori. Vedete qui la possiamo vedere in giallo, oppure qui è in vari colori. Non so se si noti bene, però. E qua la trovate in celeste. Allora, prima di iniziare volevo darvi alcune misure in modo tale che comunque possiamo, tra virgolette, lavorare un po' tutti e quindi nel senso sono coperte che sicuramente sono per dei bambini, però nessuno vieta che la si possa fare tra virgolette anche per degli adulti o comunque per avvolgersi nel divano durante le sere d'inverno o anche per i letti matrimoniali, eccetera. Quindi io vi do alcune misure. Allora, per quanto riguarda la carrozzella, o comunque la carrozzina, generalmente le misure sono 70 per 90. Ovviamente è compreso il bordo, ok? Poi, per quanto riguarda il passeggino, generalmente possiamo farne di due tipi. Allora, o la facciamo quadrata oppure rettangolare. Quindi quadrata faremo 70 per 70, mentre rettangolare faremo 70 per 60. Mentre per quanto riguarda la culla, generalmente questa è di 100-110 per 80. Passiamo poi ve le faccio vedere in tutte quante, così avete modo di, diciamo così, segnarvele. Il lettino con le sponde, abbiamo le misure vanno da circa 120-130 cm a 90 cm. Mentre per quanto riguarda il lettino, in genere per quei bambini che iniziano già ad alzarsi dal letto, eccetera, sono tra i 170 e i 100 cm. Poi vi do delle misure ulteriori, dalle volte vi possono servire. Per il divano 135 x 170 cm, un letto singolo va dai 155 x 200 cm, il letto da una piazza e mezzo è più o meno dai 200 x 200 ai 220 e poi il letto matrimoniale è dai 250 x 200 ai 220 cm. Ora ve le metto vicine così poi voi le vedete e potete segnarvi tutto. Vi lascio un attimino i fogli in modo tale che potete segnare e adesso iniziamo a partire con la coperta. Allora, va da sé che si parte con il punto bolle, che è questo punto, ok? È molto semplice, non è assolutamente difficile ed è un punto che resta abbastanza in risalto. E adesso andiamo a vedere come si procede. Allora, io ho già iniziato, ho avviato il punto bolle o punto bubble. Allora, il punto bubble o punto bolle è formato da 4 maglie
più una e si realizza in 12 ferri. Qui ovviamente ne ho fatti di più e andiamo adesso a vedere come si procede. Allora, il primo ferro, io qui in questo caso per farvi vedere ho montato 24 maglie, che sono appunto un multiplo di 4, più una, quindi 25. E vi faccio vedere come si fa. Allora, il primo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio. Questa volta il vivagno non lo utilizziamo perché tanto non ci serve, perché poi andremo praticamente ad attaccare successivamente il bordino. Quindi andiamo a fare tutte le maglie a rovescio e questo è il nostro primo ferro. Quindi tutte le maglie a rovescio. Quindi continuate in questo modo fino alla fine del ferro. Quindi arrivati praticamente alla fine, il secondo ferro vado a fare tutte le maglie a diritto. E proseguite fino alla fine del ferro. Arrivate alla fine, giro il lavoro, il terzo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio. Ok? Fino alla fine del ferro. Quarto ferro, tutte le maglie a diritto. Quindi continuate fino alla fine del ferro, tutto a diritto. Quinto ferro, tutte le maglie a rovescio. Quindi andiamo a fare tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Sesto ferro, andiamo a fare praticamente il punto bolle e lo facciamo in questo modo. Allora, vado a fare 3 diritti, 1, 2 e 3. Adesso cosa faccio? Allora, lascio cadere questa maglia e la lascio cadere 4 volte. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ok? Cosa faccio? Riprendo la maglia, ok? La prendo, la passo sotto i fili, recupero tutti i fili, vado a fare un diritto e tiro su. Di nuovo. 3 diritti, 1, 2 e 3. Butto giù la maglia. 1, 2, 3 e 4. Ok? Prendo la maglia, la passo con i fili che ho buttato, vado a fare un diritto e tiro giù.
Di nuovo 1, 2 e 3. Butto giù la maglia, 4 fili, 3, 4, recupero la maglia, aspettate che qui sta andando via, ok, recupero la maglia, così la vedete meglio forse, ok, la prendo, la passo sotto tutti, cioè prendo pure tutti i fili sul ferro di destra e vado a fare un diritto. Di nuovo 1, 2 e 3. Butto giù 1, 2, 3, 4, riprendo la maglia e la lavoro a diritto. 1, 2, 3, butto giù 1, 2, 3, 4, prendo la maglia e la lavoro a diritto. 1, 2, 3, arrivo all'ultima maglia, la butto giù, 1, 2, 3 e 4. La prendo, la lavoro a diritto e concludo con un diritto. Ok? Adesso, settimo ferro. Tutte le maglie vanno lavorate a rovescio. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine. Ottavo ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto, quindi fino alla fine del ferro. Nono ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, e proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Decimo ferro, tutte le maglie a diritto, quindi proseguiamo a diritto fino alla fine del ferro. Undicesimo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, fino alla fine del ferro. Dodicesimo e ultimo ferro, vado a fare di nuovo il punto bolle, quindi vado a fare un diritto e adesso inizia il motivo che vado a ripetere. Allora, la seconda maglia cosa faccio? La faccio semplicemente cadere e di nuovo 1, 2, 3 e 4. Ok. Recupero la maglia e la vado a lavorare a diritto.
proseguo con 1, 2 e 3 diritti. Di nuovo faccio cadere la maglia, 1, 2, 3 e 4. Recupero la maglia e la lavoro a diritto. 1, 2, 3. Butto giù la maglia, 2, 3, 4. Recupero la maglia e la lavoro a diritto. 1, 2, 3. Butto giù la maglia, 2, 3, 4. Recupero la maglia e la lavoro a diritto. 1, 2, 3. Butto giù la maglia e recupero e la lavoro a diritto. 1, 2, 3. Butto giù, 1, 2, 3, 4. Riprendo la maglia e la lavoro a diritto. E concludo con 3 diritti, quindi 1, 2 e 3. Allora, scusate, allora il punto bolle praticamente è terminato, ok? Quello che dobbiamo praticamente fare è semplicemente ripetere i ferri dal numero 1 al numero 12. Quindi adesso ripartiamo dal numero 1 fino al numero 12, ok? Io non vi do delle indicazioni per quanto riguarda le maglie da mettere, eccetera, perché non ho idea di che tipo di copertina volete fare, cioè se per un passeggino, se per una culla, se per un lettino, eccetera. In base ai centimetri che vi ho dato, voi andrete a muovervi. Allora, vi faccio vedere adesso, abbiamo fatto il punto bolle e adesso vi faccio vedere come invece si realizza questo punto, appunto, per fare poi la nostra, cioè il nostro bordino, che verrà appunto cucito in questo modo, semplicemente, non c'è niente di difficile. Quindi in base ai vostri centimetri e alle copertine che desiderate fare, vi regolate. Quindi adesso passiamo a vedere come si fa appunto il bordino. Allora, per quanto riguarda invece il bordo, montiamo sul ferro 14 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E lavoriamo un ferro che è il ferro 0 e che mi serve per dargli una base. Quindi questo ferro noi non lo andiamo poi a rifare quando andiamo a fare il secondo motivo. Quindi tutte le maglie vanno a diritto in questo caso. Quindi questo è il ferro 0 che noi non andiamo a ripetere. Io comunque ve le scrivo queste cose sotto il video. Ok? E questo è il ferro 0. Adesso partiamo con il primo ferro. Il primo ferro andiamo a fare in questo modo. 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. Adesso andiamo a fare 10 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Secondo ferro. Vado a fare 10 diritti, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso cosa facciamo? Quindi abbiamo fatto 10 diritti, qui restano 4 maglie e andiamo semplicemente a girare il lavoro in questo modo. Ok? Giriamo il lavoro e andiamo a fare 10 rovesci. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Giriamo il lavoro, quindi arriviamo al terzo ferro e andiamo a fare tutte le maglie a diritto. Quindi tutto il ferro a diritto. Ok? Quarto ferro, andiamo a fare tutte le maglie a diritto. Quinto ferro, vado a fare 10 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso rigiriamo il lavoro, quindi giro il lavoro e vado a fare 10 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Giro il lavoro un'altra volta e mi ritrovo al sesto ferro. Vado a fare 10 rovesci, scusate, sì, 10 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E chiudo con 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Ok? Allora, e abbiamo terminato. Praticamente cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo semplicemente ricominciare da capo e quindi di nuovo fare 4 diritti, 10 rovesci, quindi dal primo ferro, non rifate il ferro 0, ok? E in questo caso vi risulta questo, ok? Stiamo andando a fare questo, che verrà poi nella coperta in questo modo, ok? Allora, diciamo che il video è praticamente terminato. La coperta si realizza in questo modo. Io non vi faccio l'intera coperta perché non avrebbe senso, nel senso che ovviamente ognuno sceglie le misure che più gli aggradano.
avete tutti gli strumenti per poterla fare e il video è terminato e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo che vi lascio sotto al video i motivi che abbiamo visto insieme oggi. Per qualsiasi cosa chiedete pure. Ciao ciao!